Sì, hai iniziato a registrare. Ciao Monica, siamo qui con Tatiana. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, dunque, mi propone un'immagine molto bizzarra, un po' enigmatica. Lei vestita tipo con abiti di fine Ottocento e un viso che sembra un po' quello di... potrebbe essere sia una mummia che l'urlo di Munch, che una mantide, che un alieno. Comunque non umano. Ma Tatiana dov'è? Tatiana sta sbirciando, tipo da una serratura. Ok. Adesso esce da dietro la porta e ci dà, se vuole, l'autorizzazione. È come se si sedesse in braccio a questa creatura strana e dice sì, iniziamo. Sicura? Sì, in questa sorta anche un po' di ambiguità, perché è difficile un po' distinguere a questo punto lei da questa dama dell'Ottocento un po' stramba. Ok, go. Go. Vibrazione di Tatiana. 14 miliardi. Consapevolezza. 158. Anima. 39. Vite. 1872. Cervello. Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 51. Bene. Suscettibilità ipnotica è quanto vai in ipnosi, Tatiana, 40% sufficiente, 100% sei come Monica. Vedremo adesso alla fine poi della sessione come questi valori cambieranno. Ci sono interferenze nella vita di Tatiana, eteriche e mentali? Sì, entrambe. Vediamole. E allora, le eteriche, c'è questa mantide Mhm. che già mi fa vedere tipo che introduce le sue zampette nel portafoglio di Tatiana. Poi c'è un leone imbalsamato che vedo che la fa stare fissa proprio in alcune situazioni, facendola credere in un certo senso coraggiosa, proprio come un leone, ma di fatto è imbalsamato. Poi c'è una specie di bufalo, toro, con un anello al naso e appartiene al secondo universo, e 2 DL. Mentali, con anche il livello. Sono un po' strane, molto colte in un certo senso. Una è pusillanime, quindi con poco coraggio e con la tendenza alla rinuncia. Io direi livello 4. E in questo si esprime tutta la sua paura verso l'amore e la sua paura anche verso le sue origini.
e le persone, insomma, no? Che appartengono al suo paese. Possiamo dire qua, no? Sì. No, Tatiana? Sì. Russia. Mm. Poi? Quindi questa è a livello 4. E l'altra me la chiama Orazio. Vi fa come un riferimento all'amore, secondo questo poeta. E l'amore andava bene se non era troppo travolgente, troppo profondo, perché altrimenti questo poteva essere doloroso e le persone coinvolte spesso ti possono tradire, deludere, ferire. Quindi meglio vivere un amore tiepido, gestibile. Livello? E, mm, onestamente io direi 5 ed è quella che le fa anche in un certo senso, le crea tutta la difficoltà a tagliare le relazioni e le fa idealizzare persone che non esistono perché chiaramente è più comodo Mhm. rispetto a incontri reali. Poi? Io vedo queste due. Beh, impianti. Allora, mi dà come una specie di virtuale cintura di castità. È come se lei scegliesse molto la parte dei genitali per regolare delle parti della sua vita. E quindi quella cintura di castità si apre, quindi il lucchetto si apre o si chiude in base alle circostanze. Che lei ovviamente in questo gioco ha deciso che sia la mantide ad aprire e a chiudere il lucchetto, poi in realtà ovviamente è lei. Poi me la dà sulle mani, inteso proprio come azione, e poi una specie di scotch che le chiude gli occhi, quindi non le fa vedere completamente le cose che riguardano la sua vita e questo scotch è molto appiccicoso e va anche come a strapparle i capelli in un certo senso Mm. e funge anche da impianto mentale. Seconda sessione di Tatiana, la decisiva, Elena e Monica, la prima fatta con Elena, appunto. Decisiva, no. Me Quella la che il fa vedere come salto, al centro, sì, me la fa vedere come c'è stata la numero 1, questa è la numero 2, poi c'è la numero 3. dove lei va in Sì, ipnosi da sola. sì, sì, sì. Beh, progetto di questa parte della sua vita. Allora mi viene finché morte non ci separi. E questo fa riferimento sia a tutti quegli uomini che non la volevano lasciare, e tuttora, il Mhm. suo attuale compagno non vuole mollarla, non vuole lasciarla andare, nonostante veramente lei faccia di tutto per farsi lasciare, e però allo stesso tempo anche il suo legame che ha con il proprio passato. Un legame, che lei connota negativamente ed è come se questo legame rimarrà fino alla morte. Il progetto vorrebbe che rimanesse questo legame connotato negativamente, mentre ovviamente c'è una parte di lei che lo vorrebbe, gli vorrebbe dare una connotazione diversa. E anche per esempio il suo rapporto col danaro, come se più o meno è sempre stato lo stesso e come se lei anche col danaro dovesse siglare questo rapporto eternamente fatto così, ovvero fondamentalmente stare nello stretto necessario più tendente alla scarsità, perché di fatto lei non ha il denaro sufficiente per prendere delle decisioni importanti, per
percorrere la propria strada autonomamente. Va bene. Vediamo una delle vite precedenti di Tatiana, vediamo quale ci presenta la sua anima. Di grande subordinazione me la dà? Lei in subordinazione. Sì, lei tipo come se fosse una domestica, ma una domestica schiava. Mhm. E quindi, insomma, non una domestica regolamentare, no, che fa un lavoro, ma che lo fa in quanto proprietà del padrone. E il padrone chi è in quella vita, se c'è un equivalente in questa? Il padre? Ok. Tatiana, ricordami, tuo padre non c'è più? C'è ancora, è vivo? No, non c'è più. Mamma? Non c'è più. Tutte e due. Li possiamo chiamare o li abbiamo già mandati in un portale aureo? Già andati. Ok. Il tuo ex marito c'è ancora, è vivo? Ha fatto una faccia come dire, ahimè sì, ma tanto forse lasceremo il viso, quindi molto simpatica. Tra l'altro sembra in uno studio cinematografico e lo sfondo sembra finto, ma non è uno studio cinematografico, perché il sole va e viene, c'è un'illuminazione super professionale. Ok. Ehm, Bene, chiamiamo un bel cinema I due uomini di Tatiana, l'attuale cosiddetto compagno e l'ex marito, che secondo me è ancora importante e va chiamato. Allora, l'ex marito sta in un angolo del cinema con un po' arrabbiato, quindi si stringe fra le braccia in questo modo, voltando le spalle a Tatiana perché è molto ferito, offeso. Mm. Qui Mm. però non è Capricciolandia, qui si viene per imparare, per andare avanti, se è Capricciolandia fuori. I bambini che non hanno avuto la bicicletta come volevano se ne vanno a casa. E fa così, attraverso l'angolo del cinema, senza Se ne neanche va. passare dalla porta. Bene. È compagno attuale. Mm. Come se si sforzasse a tutti i costi di capire, quasi che si sta spremendo le meningi, per far sì che Tatiana non esca dalla sua vita. Mm? Fa l'apparente disinvolto, ok? Quindi apparentemente sembra rilassato. Mhm. Sembra molto comodo, no? Sulla poltroncina del cinema. In verità io lo vedo proprio molto impegnato mentalmente, come se si dicesse devo farcela, capire, a vedere. Cioè, l'obiettivo è tenerla con lui. Deve capire come tenerla con lui. Sì. Causa esoterica. Ah, lui però mi dà come un grandissimo complesso di inferiorità, in generale rispetto alle donne. Ehm, è tipo come se lei fosse quindi un qualcosa che non può farsi scappare, no? Mm, avendo accanto a sé una donna così speciale, bella, e lui lo vede che ha una serie di caratteristiche vincenti, non vuole farsela sfuggire. Mhm. Però è come se anche lui, ehm, questo suo senso un po' di inferiorità e di bisogno di andare a colmare i suoi complessi, gli impedisse di amare davvero. E quindi diventa un po' di più come se fosse una questione personale tenere Tatiana nella propria vita, non l'amore che nutre verso Tatiana.
Ci sono delle vite passate che legano il compagno a Tatiana. Allora, qua mi fa vedere tipo come se fossero una specie di sport in cui sono collegati l'uno all'altra con una corda per la vita di Tatiana legata alla vita di lui. Mm, devo dire che Tatiana lo lascia andare. C'è un momento tipo di pericolo dove Tatiana riesce ad aggrapparsi e lui no. Quindi vedo che Un'altra. lui finisce giù. Qua mi fa vedere tipo una situazione tipo asilo, bambini, un po' un asilo severo. E Tatiana tende un po' a proteggerlo. È un'anima gemella? Mm, secondo me in qualche modo sì, perché a me dà un secondo livello. Bene. C'erano 3 poltrone nel cinema di Tatiana, come dire, VIP, no? Una era l'ex marito ed è rimasta vuota. Una è il compagno, possono anche essere lontane. E la terza è, se c'è, della fiamma. Allora, a me viene fuori il mare, però non il mare dalla sua parte, l'altro mare. Ok, Tirreno. Mm. Esiste. Sì, però io non lo vedo come lo vede lei, non lo Non è vedo russo. russo, no, lo vedo proprio italiano. Ha gli occhi azzurri? Sembrano più verdi che azzurri. Ah, vabbè. Andiamo già bene, c'è un po' ci ha preso, no? Allora, vediamo un attimo questa cosa, la visualizzazione della fiamma. Tu ne sai qualcosa, ne so qualcosa. Come avviene questa visualizzazione? Che cosa si vede? Si vede quello che si desidera e quindi si sta creando una analogia con qualcuno di esistente o cosa? Allora, dipende, perché bisognerebbe fare un passo indietro rispetto a questo discorso di visualizzazione. Mhm. Nel senso che, come hai detto bene, a volte la visualizzazione può essere un'idealizzazione. Vedo quello che voglio vedere. Se però facendo un passo indietro ci si ripulisce e si vibra ad un'altra frequenza, che è quella di amore, allora si può creare una più autentica visualizzazione e attrazione di conseguenza. Io personalmente, devo essere proprio onesta, lo Mhm. sono. Mm? Mhm. Vedo che Tatiana, per esempio, ha questo innalzamento della vibrazione anche grazie al fatto che è fuori. Per esempio, in un luogo chiuso io vedo la sua vibrazione inferiore. Mhm. Vedo intorno a lei tante barriere riguardo all'amore, tante paure, e le ho dette, no? Attraverso entrambe le entità mentali. Quindi al momento quella che lei crea è più, non so come spiegarti, una immagine artificiosa, più mentale. Tuttavia qualcosa l'ha visto. Sì, ma per come Illumina. lo percepisco io, Mhm. non so come spiegarti, non ha incontrato il cuore, ha incontrato la mente. Mm. Ma è la fiamma.
Secondo me no. Cioè, è il suo desiderio della fiamma qua, nella mente. Perché al momento fa fatica a scendere qua nel cuore lei. Sì, ma quello che hai visto sul mar Mediterraneo, a Sì, Tirreno, è la fiamma. sì, quella sì. Però è come se lei non potesse agganciare Esatto, quella. esatto. Mm, Cioè, l'ha vista, cioè, nel senso, l'ha parzialmente vista, forse più con la mente che con il cuore. esatto. Esiste, quindi anche questo comunque è un passaggio importante di creazione, perché normalmente non esiste, non esiste ancora, esiste, ma raggiungerla è tutto un altro paio di maniche. Potrebbe essere il vicino di casa, e come ben sai qualcuno ha vissuto in queste condizioni per anni e non l'ha mai incontrato. L'ha incontrato quando era il momento. Esatto. Bene, adesso Tatiana va davanti al suo personale specchio e si chiede quando è il momento. Tatiana, anima. E prima c'è un momento per sé e poi c'è il momento della fiamma. Mi dà che lei prima ha bisogno proprio di un momento, un periodo, che poi può cambiare. Adesso noi possiamo dire che è 3 mesi, però poi si può contrarre. Però un periodo in cui lei si concentra su se stessa, perché ci sono proprio delle cose di se stessa di cui si deve occupare. L'aspetto della fiamma io vedo che si sblocca in conseguenza. Deve iniziare a smussare tutte le paure che ha, perché lei ha paure su vari fronti e a volte lei si mostra in questa maniera anche molto forte, quasi un po' brusca, per queste paure che lei ha. Andiamo avanti. Cos'altro si dice allo specchio, Tatiana? Che è bella e vuole essere toccata da un uomo che a lei piace. Cos'altro? C'è un'altra parte di Tatiana che però è più interiore, mh, che dice che lei si merita il meglio di questa vita, non si merita la sufficienza, ma la sua mente le dice che la sufficienza va bene. Per esempio, la sufficienza del denaro va bene perché la porta a fare un certo tipo di esperienza. Ok. Mm. Causa esoterica, Monica, della attrazione verso la Russia. Attrazione e repulsione. Mhm. Muro e apertura, blocco e sblocco, Mm, attrazione e repulsione, mm, amore e odio. mm. Il suo paese da cui è fuggita e che adesso le manca. Non tanto come torno ad abitare là, mi sembra di aver capito, quanto come lo porto qua, nel lavoro, nell'ipotetica ideale fiamma, connessione con la Russia, il suo paese. Nella cucina forse anche può portare questo paese. Ehm, allora, come se fosse l'incarnazione dell'oppressione. Ehm, la prima vita che abbiamo visto è dove lei era fondamentalmente schiava, no? La Russia me la dà collegata a questa, al soffocamento di se stessa, delle sue volontà, mh, della vita. Ecco. E i russi come oppressori, come limitatori.
diciamo così, no? Che limitano il suo campo d'azione di pensiero. D'altro canto, lei sa che ogni moneta è fatta di due facce e quindi se questa dell'oppressione è una faccia, c'è una faccia che è opposta ed è quella invece della massima espressione e di ispirazione anche, proprio come può essere una fonte di ispirazione, un serbatoio di energia, proprio come dai come si chiamano, le fonti minerali, le ricchezze minerarie della Russia, proprio come queste, no? Ecco, la Russia per lei può essere questo, un luogo da cui estrarre energia e ispirazione e molta forza. L'altra faccia della medaglia, eh? Poi c'è quella che abbiamo descritto di oppressione, di soffocamento, anche di terrore. Ma perché sta tornando questa voglia di Russia in lei? Lei ha voglia, lei ha lanciato questa moneta che è costituita dalle due facce della Russia e questa moneta in questo momento nel lancio è in sospensione. Per un lungo periodo di tempo ha visto solo la faccia negativa, diciamo così, della Russia, però adesso sì, esatto, è come se iniziasse a volteggiare nell'aria questa moneta e le fa vedere l'altra facciata. Lei riesce a cogliere l'opportunità. Va bene, torniamo allo specchio. Chiamiamo anche la PE. Come si chiamano PS? Come si chiama la PE? Allora, la PS mi viene miniera d'oro e la PE piccone. Ok. Come le vedi davanti allo specchio, le due? Mm. Allora, in questo caso proprio creano come una scenetta e ne vedo tre, quindi di soggetti. Vedo la PS, quindi l'anima, proprio come questa miniera d'oro. La PE sotto forma di piccone e lei Tatiana che riesce utilizzando il piccone, quindi proprio la parte più maschile, la parte dell'azione, ad attingere l'oro da questa miniera. Quindi allo specchio io vedo proprio tutta questa scena. Ok, una delle due o entrambe, PS e PE, adesso vanno dentro lo specchio e sbucano, vediamo dove. In un posto, in un archetipo, in un pianeta, in una vita passata, in un tempo della vita di Tatiana. Vediamo dove e chi delle due parti di Tatiana si azzarda in questo viaggio. In un igloo. Io penso che sia abbastanza simbolico perché in un certo senso è come se Tatiana fosse all'interno di un igloo. Per certi versi un po' ferma, paralizzata, un po' al freddo anche. Ci sono alcune cose della sua vita che sono come congelate, in attesa però di essere scongelate. Quindi vi fa vedere che all'interno di questo igloo ci sono i soldi, ci sono i sentimenti, c'è la sua autonomia e c'è la sua, diciamo anche fantasia, il suo estro creativo. Dov'è questo igloo? Per assurdo in un deserto. Caldo. Credo anche che lei abbia creato
Poi tra l'altro di nuovo un contrasto, no? Perché il caldo e il glu che invece è il freddo, no? Abbia creato questo deserto in un certo senso per far fronte a dei dolori del passato, sai? Ehm, questa grande resistenza mh, a qualcosa che se lei non avesse adottato questa strategia della resistenza massima, l'avrebbe abbattuta. Ok. Vediamo dei vecchi punti. Artrosi. C'è ancora. Causa esoterica. Vedi che a me l'ha data rispetto a quella vita lì in cui lei era, diciamo, domestica serva e la frustavano. La frustavano sulla schiena. È come se proprio in lei ci fosse molto il ricordo di questa sottomissione, dove lei c'era momenti in cui non dormiva per sforzarsi, no, di capire come scappare da questa situazione. Quindi schiena per questo motivo. Mhm. Paura di non essere abbastanza brava. Ecco, anche questa appare dentro all'igloo, come se anche questo fosse da scongelare. Mm? E in fin dei conti si collega anche la sua entità mentale pusillanime, la difficoltà di affrontare determinate paure che lei ha. E quella di non essere abbastanza brava, di fatto, è una sua paura, che in questo momento lei dice: ma no, ormai non me ne prendo più di tanto cura, ma di fatto c'è ancora, ok? La sta solo un po' scansando. Vabbè, del denaro l'abbiamo visto. Mm. Della fretta nel fare le cose. Qua mi viene proprio la parola il tempo è danaro. Ehm, è come se lei vedesse scorrere questo tempo che è anche quello della sua vita, mm? E vede come di fatto questo tempo che scorre non produce delle vere entrate economiche tali da poter realizzare progetti di varia portata, tra cui anche la propria indipendenza. Causa esoterica del non lasciare. Non lasciare, per esempio? Perché lei spesso vedo che non è lasciata, non vuole essere lasciata appunto dagli uomini. Lei più che non lasciare, per esempio, il suo compagno, si fa convincere da lui a non lasciare lui, ok? Ma non è lei che non vuole lasciare. Si fa tenere dentro la rete, la ragnatela. Perché? Esotericamente parlando. Come se non si considerasse, all'altezza di vivere al di fuori della ragnatela, da sola, in autonomia. Lo può fare a livello mentale, no, quindi lei si costruisce, delle affinità, mh, con delle persone, mh, tanto da realizzare poi anche un incontro reale, pratico con un uomo, ma entrambi accomunati dalla stessa difficoltà economica, al punto da non poter, poi, rendere pratico, no, questo legame. È come se lei non si sentisse, degna del guadagno. Causa esoterica dell'aver visto
la letteratura, tu, nell'esposizione dei punti, nella scena di Tatiana. È bizzarro questo, perché tra l'altro anche questa donnina qui dell'Ottocento scriveva proprio con la macchina da scrivere, no? Quindi io l'ho proprio vista lei come capacità di scrivere, di esprimere, di raccontare. Ecco, anche di raccontare questa sua vita molto complessa, e probabilmente sarebbe anche molto terapeutico per lei scrivere, perché scrivendo è come se avesse dei ricordi, e quindi, no, un ricordo tira l'altro scrivendo, e avesse proprio anche delle intuizioni, delle illuminazioni, comprenderebbe il perché. E allo stesso tempo è come se diventasse, è tutto a catena, no? Che una cosa si tira dietro l'altra, anche una memoria storica in un certo senso, quindi legata all'origine del suo paese. Va bene. Quindi una scrittura proprio utile. In che modo? Per riconnettersi al suo paese. Beh, e a se stessa, principalmente, come se scrivesse una specie di diario, diciamolo così, però a un certo punto io vedo che non è più un diario privato, è un diario pubblico, che può essere tipo un blog o non so quale formula. Quindi altre persone possono leggere questo, perché è come se altre persone in qualche modo possono rivedersi nella sua storia, perché ha dei tratti che sono comuni ad altri. Mhm. E quindi può risultare di grande aiuto e beneficio per se stessa, ma anche per altri, che per qualche ragione che non so qual è, hanno condiviso un filone di vita molto simile. Ok, davanti a Tatiana ci sono infiniti futuri. Infiniti. Mm? Vediamo quello in cui lei torna a vivere in Russia. Infiniti, tutti. Vediamo cosa succede. Non so, perché mi collega in qualche modo alla musica, alla Russia. Boh, che ne so. La Russia. Mm, no, vivere, oddio, vivere spinoso, mi dice. Vivere spinoso. Lei che vive là. Mm, Mhm. difficile. Mm, la vedo così, un po' immobile, con tutti degli spuntoni intorno a lei. Al momento, stiamo parlando di un tempo, insomma, ragionevolmente vicino, ok? Mhm. Mhm. Magari per dirti fra 5 anni va bene questa proiezione di vita, però per il momento non vedo che ci starebbe bene, ecco. Beh, altro futuro. Lei trova un'offerta di lavoro, insomma una collaborazione con un'azienda che lavora Russia-Italia, conoscendo perfettamente entrambe le lingue, ha un quid che poche hanno, Mm. accetta. Questo comporta anche dei viaggi in Russia, adesso al di là di quello che la situazione potrebbe ancora essere, non so cosa, o in qualche modo delle forti collaborazioni con il suo paese d'origine. Si mi dice anche import-export, come se ci fosse proprio dei prodotti di Beh, mezzo fisici, oltre che servizi. questa è una cosa più probabile della Sì, prima. Ok. sì. Stiamo parlando di percentuali alte. Eh, sì, 40, 30-40. Ok. La chiama una casa editrice, le propone seriamente delle traduzioni di libri russi in italiano, di libri italiani in russo. Lei ha già detto di no, nelle esposizioni dei punti non le interessa. Vediamo nell'ipotesi concreta che questa cosa succeda. È vero, perché ce la vedo più su cose brevi, che possono essere articoli di giornali,
Anche magari articoli lunghi, non dei trafiletti per dire. Però in effetti magari un intero libro per lei all'inizio è troppo pesante. Sì, volumi un po' più ridotti, in effetti, è vero. Però io la vedo perfettamente in grado e che si appassiona alla cosa. Mhm. Anche se la cosa ha un taglio storico e politico. Se la traduzione, tu Mm. dici. Il futuro più strano, coraggioso e proficuo di Tatiana. Vediamolo. Allora, me ne dà due, non lo so, sono tutte e due un po' particolari. Una è proprio la cucina etnica, una sorta di gastronomia etnica russa. Molto particolare. Uscendo, no, dall'aspetto un po' asettico, farlo un po' folcloristico, direi così, e uno che è un qualcosa che ha a che vedere con i cappelli, come se fosse un salone, in cui c'è anche il trattamento dei capelli, ma non solo, altri tipi di trattamenti che magari, non lo so, se sono più caratteristici in Russia che qua da noi, ecco, come un salone di bellezza, via, ecco. Però che abbia delle contaminazioni italo-russe. Questi due scenari lei abita ancora col compagno? No, però è come se lui cercasse di esserle amico, del tipo, vabbè, vedi che adesso hai la tua autonomia, non è necessario, no, che mi tagli fuori completamente dalla tua vita. Beh, chiediamolo a lui nel cinema, perché questo accanimento? Non comprendo. Legarsi così tanto a una donna quando di fatto la relazione è finita. Ed Mm. è palese da parte di entrambi. Anche lui avrà probabilmente, no, degli obiettivi animici che non sono questi. Lasciamo perdere tutte le sue interferenze che sono sue e ci saranno sicuramente, ovvio. Siamo in interferenzolandia. Lui mi appare proprio legato come un salame in un certo senso, specialmente nella parte centrale del corpo, proprio Appeso? legato. Ah no, insaccato. Ecco, sì. E quindi in un certo senso prigioniero, nella parte anche maschile, sia come petto, che di solito connota anche un uomo il petto così, sia anche nella parte dei genitali. Quindi è ben strizzato. Ehm, e, e questo fa sì che lui non riesca a concepire di rifare tutto da capo con un'altra donna e che quindi va bene in qualche modo questo assetto qui con Tatiana, qualunque esso sia. E Tatiana? No, Tatiana no. Non- Tatiana cosa vuole fare? È come se volesse smontare questo teatro. Si è resa conto che è tutta scenografia e allora vedo che si sta appendendo proprio, no, ai tendoni del teatro, che sono di questo viola cupo tendente al nero. Bene, E vuole smontare tutto quanto. lo faccia. Si rende conto che è tutto quanto di polistirolo, di cartone, ed è molto più fragile di quello che lei pensava, no? È molto più facile smontare il tutto di quello che lei credeva e non c'è bisogno di manovalanza aggiuntiva, no? Per farlo, lo può fare lei da sola. Vediamo come lo fa. Lo fa come anima o spirito? E con la collaborazione di entrambi. Lo spirito ovviamente le dà molta carica, molta energia e le fa credere fortemente in quello che sta facendo.
Lei lo fa anche a tratti quasi con rabbia, con decisione, ma tutto sto tempo ci ho messo a farlo. Ed è come se smontato il primo strato, poi trovasse un secondo strato e lei è disposta a smontare anche il secondo strato. Perché non vuole più ipocrisie. Mm. Intanto vada contemporaneamente anche al cluster, così vediamo cosa potrebbe fare contemporaneamente con i suoi tendoni mentre lavora sul cluster. Come si chiamano? Delle medagliette ortodosse. Non so se sto dicendo una sciocchezza. Mm-hmm. Delle iconografie ortodosse mi vengono. Mm-hmm. Ovvero? Ah, sono i contratti. Sì, Mm-hmm. potrebbero anche essere degli orecchini, sai, con delle Immaginette. micropitture, sì, esatto. Anche un ciondolino, un mucchietto così, insomma. Veniamo. Mi fa vedere appunto specialmente i gancetti che sono un po' appuntiti degli orecchini. Quasi un po' ancora la paura che certi ricordi, certi impatti, no, del suo paese d'origine possano in qualche modo ferirla. Sicuramente l'hanno ferita in passato. Gli toglie. Oh sì, con una pala. E Questa butta cosa via avrà tutto. delle conseguenze, però, eh. Lei lo sa? Sì, come se Prima di questo. farlo, vada a vedersi allo specchio. Mm, infatti ti stavo dicendo che è come se si fossero accentuati i colori del suo maglione e dei suoi occhi. È diventato tutto più luminoso, più brillante e quindi più potente, con una carica di energia molto maggiore. Ok, tolti quindi. Sì. E qui nel cluster cosa mette? È come se avesse preso dalla terra, che secondo me lei sente molto anche, no? Il bisogno di ripristinare simbolicamente il legame, no? Con la terra. E dalla terra, quindi da questa sua volontà di creare un legame buono, positivo, Mhm. genera l'ad eternum, come se fosse fatto di tante foglioline, non so se di alloro, di ulivo. Avatar, cosa c'è? Lì. Una specie di gendarme, chiamiamolo così. Mhm. E lei lo spedisce via con un calcio nel sedere dentro il portale definitivo. Com'era il viso Senza. del gendarme? Così, proprio, senza neanche chiedere il permesso, l'ha spedito. Mm. Sì, il viso era, non so come dirti, senza lineamenti, di legno, così, senza un'espressione, senza. Manichino. Sì. E qui cosa lascia? Qua mi viene come. Allora, potrebbe sembrare un po' così strano, però un ad eternum di banconote mi viene. Beh, rubli? Verdi, ma penso che siano i 100 euro. Ah, bene, bene. Ottimo. Bene. Mantide, leone imbalsamato,
Bufalo del secondo universo, 2 DL, Pusillanime e Orazio. Tutto questo esiste ancora? No, non più. Progetto finché morte non ci separi. E impianti. Tolto tutto quanto. Ok. Tatiana è collegata a delle entità mentali collettive italiane o russe o di nessun paese? Tipo fumo è di nessun paese. Una religione cattolica va adorata, può essere una italiana e una russa, non lo so. Viva la vodka. Oh, mi è venuto un patimento. Mm. Eh, Oh, non so, è una... si deve soffrire. da dove viene questa entità mentale collettiva? Io Generale. penso, sì, si deve soffrire, sì, e poi vedo, credo nella tipo regione in cui è vissuta. Adesso? No, 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 in cui è vissuta, nella sua Russia. giovinezza, sì. Eh? Bisogna patire, patimento lo chiamiamo. Mm. È collegata ancora? Ora no, però prima un po' sì. Anche se l'è portata in maniera indiretta, l'ha un po' trasformata a modo suo. Va bene. Nuova frequenza di Tatiana. Allora, 158 prima mi ha fatto vedere e poi è come se avesse sentito che tu gli dicevi di alzarla, Mhm. ed è andata a 258. Ottimo. Nuova consapevolezza. 183. Nuova anima. Percentuale di anima. Un po' bassa. Un po', non troppo. 62. Mhm. Vite. 1045. La vita... la vita che adesso mi sfugge c'è ancora. Dove lei era serva? Brava, c'è ancora. Allora, per una parte sì, però la modifica trovando un escamotage. Va via dalla casa o finalmente diventa dipendente, pagata? No, va via dalla casa perché acquista la libertà. Ottimo, meglio ancora. Cervello era 9. 9.6. Suscettibilità ipnotica abbastanza buona, discreta direi, 51. 64. Beh, Tatiana è lo specchio. È come se fosse di colpo maturata ed è pronta a vedere nello specchio la sua fiamma, la sua autentica fiamma, Vediamola. ma è come se la vedesse dietro di sé. Eh, quindi Nello guarda specchio. se, sì, prima in primo piano nello specchio viene riflessa lei, Tatiana stessa, e dietro un po' più in lontananza la fiamma, perché ha proprio bisogno di dare questa priorità a se stessa. Bene, mentre la dà, può porre dietro la schiena una mano a lui. Se quando ci si presenta, no, si mette la mano avanti, la mette indietro senza girarsi e vede cosa succede dallo specchio.
Non so, diventano due. Due cosa? Due Tatiana? Ha due fiamme? Mm. Vi ha fatto un danno? No. Due possibili? Mm. Due italiani? No, uno è russo, è vero. È rosso. Mm. Quindi deve porre due mani indietro alla schiena. Mm. Il russo è Sì, a destra, alla mano destra o alla mano sinistra? sinistra. E ha gli occhi azzurri come vuole lei? Ma io non glieli vedo azzurri. Mi spiace. Tatiana, ci sono le lenti a contatto. Fatti una ragione. Però non è che magari invece sì, poi. E lui è lo stesso, quello della mano destra, è l'italiano con gli occhi verdi? È lui? Sì. Bene, non ci fossilizziamo ovviamente, ma è una visione questa, valida per adesso, per oggi, per questo momento. Messaggio di Tatiana a se stessa, anche non allo specchio se vuole, non serve più. Ho tolto dei veli, delle maschere e vedo una Tatiana che voglio conoscere. La vedo un po', come dirti, anche sorpresa, un po' scossa, felicemente scossa. Basta, tutto qui? Sì, non so, mi fa vedere le scarpe, non so perché gli stivali. I suoi Come se, propri? sì, come se avesse voglia e bisogno di camminare, di fare strada. Con queste nuove condizioni, come vedi, il denaro, Monica. E mi fa vedere di nuovo questi stivali e mi fa un po' larghi, diciamo, e che sono all'interno raccolgono proprio delle banconote. Come vedi, la sua indipendenza, dove vivere. La vedo come se volasse, sorvolasse delle case e avesse la possibilità di scegliere. Come vedi, la sua vita sentimentale. È come se mi desse uno stand-by temporaneo. Per potersi Così, costruire un'autonomia, una vita. sì. Ok. Immagine finale. Lei che è molto felice di stare in compagnia di se stessa e scopre una delle più piacevoli, più spiritose anche compagnie. Si lascia con una canzone, Tatiana. Però aspetta perché mi fa strano che canti questa, eh. Ehm, credo che sia di Giorgia, se mi vuoi sono esattamente come sei, posso darti tutto. Se lo dice a se stessa? Lo Credo dice a se proprio di stessa? sì. Vibrazione finale? 490. Un'occhiata veloce al cinema? Direi di pochissima importanza, ma lo vediamo lo stesso. È come se fosse cascata all'indietro il suo compagno, no? Vedi Si è solo i piedi? ribaltato dietro. Sì, non so, non ha retto a tutto questo, ecco. E la poltrona della fiamma adesso sono due? Sì, è come due troni. Bene, quindi il potere creatore di Tatiana ha vinto. Decisamente. Tuttavia
non aveva sbocco, come dire, la sua visione con Esatto. l'impianto di interferenze. Adesso tutto è libero, tutto è possibile. Qualunque tipo di futuro lo creerà lei a ostacoli, lance, spianate. Proprio così. Bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.